adesso mi trovo al Plemmirio, nei pressi di Siracusa. Penisola speculare rispetto all'isola di Ortigia, assieme ad essa racchiude l'area del Porto Grande di Siracusa. Riguardo il nome, esso deriva dal greco plemmirion, ossia ondoso, ad indicare quanto questo territorio fosse soggetto alle maree. Già Virgilio, nell'Eneide, ne fa una menzione. Giace della Sicania al golfo avanti un'isoletta che a Plemmirio ondoso è posta incontro, e dagli antichi è detta per nome Ortigia. Per la rilevante importanza dei suoi fondali, nel 2004 è stata istituita l'area marina protetta del Plemmirio, con l'intento di tutelarli e preservarli. La sua importanza però non è solo legata alla flora e alla fauna marittima, ma anche storica, dato che proprio su questa penisola, nel 413 a.C., gli ateniesi si insediarono per fare breccia sul Porto Grande e per sferrare il loro attacco contro Siracusa, tentativo poi che si rivelò fallimentare. Penisola interessante dal punto di vista geologico, essa è considerata scientificamente un horst, ossia il risultato del sollevamento di una porzione della crosta terrestre in seguito all'attività tettonica. Il risultato è un piccolo altopiano il cui punto più alto tocca i 54 metri sul livello del mare, altopiano caratterizzato da spiagge scenografiche, falesi a picco sul mare e insenature che rendono il paesaggio ricco e diversificato. Un esempio è lo Scoglio dell'Elefante, sporgenza rocciosa somigliante di fatti alla testa di un elefante, caratterizzato da uno splendido arco naturale. Affascinante è inoltre la grotta della Pillirina, di cui abbiamo due cavità con lo stesso nome, una che si sviluppa nell'entroterra, caratterizzata da un antro monumentale, l'altra situata a ridosso del mare. Quest'ultima è avvolta da una leggenda che la rende ancora più affascinante. Inoltre si possono notare, parzialmente coperte dal mare, delle latomie utilizzate dai primi coloni per estrarre la pietra locale e trasportarla attraverso il Porto Grande sull'isola di Ortigia. Piccola curiosità, si sostiene che sia il tempio di Zeus Olimpio che quello di Apollo a Ortigia furono costruiti dai blocchi di pietra provenienti proprio da queste latomie, considerate tra le latomie più antiche di Siracusa. Non molto lontano dalle latomie si possono notare anche alcune cavità, utilizzate presumibilmente in età greca come silos per lo stoccaggio del grano e convertite in età romana in fornaci per la fabbricazione di calce. Più recente dal punto di vista storico è una tonnara settecentesca, la tonnara di Terrauzza, di cui è rimasta ancora qualche struttura. L'edificio, rispetto alle grandi tonnare del Siracusano, si presenta di piccole dimensioni e costituito solo da un unico corpo, senza altri stabilimenti al suo fianco. Data la sua posizione all'interno di una baia, lontana dagli itinerari dei tonni, questa tonnara fu caratterizzata da una storia piuttosto sfortunata, fino a quando non dovette chiudere definitivamente i battenti nella prima metà del Novecento. Risalenti invece alla Seconda Guerra Mondiale sono due basi militari, la base Emanuele Russo e la base Lambadoria, rispettivamente situate a Punta Mola, a difesa del Porto Grande di Siracusa, e presso Capomurro di Porco, a difesa del Golfo di Noto. Qui sono presenti resti di caserme, bunker e piazzole di batteria che dovevano accogliere cannoni antiaerei e antinave. La base Lambadoria fu la prima ad essere stata attaccata la notte del sabato 10 luglio 1943, quando una compagine di inglesi riuscì a scalare la ripida falesia del Plemmirio, cogliendo di sorpresa i soldati italiani. Piccola curiosità, nel 2015 è stato realizzato da Antonio Caia il documentario Plemmirio Ultima Costa, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della riserva marina del Plemmirio e con l'auspicio di far istituire in futuro anche una riserva terrestre. Non va dimenticato che è proprio in questi fondali che si è esercitato Enzo Maiorca, il primo uomo al mondo a varcare in apnea la soglia dei 100 metri di profondità, e questo record fu battuto proprio nel mare siracusano, a largo di Fontane Bianche. Noto ambientalista e conoscitore del mare, durante la sua vita si è spesso battuto per la salvaguardia dell'area del Plemmirio, non solo come riserva marina, ma anche come riserva terrestre.